La consapevolezza non arrivò come un pensiero, ma come una fiamma. Il sole di Karak non illuminava, scuoiava. Ogni raggio era un ago incandescente che perforava la pelle di Nefitari, come se l'astro stesso fosse complice del rito che stava per consumarsi. A 9 anni, il suo corpo era ancora un territorio innocente, ma ogni fibra, ogni terminazione nervosa, urlava un atavico terrore. Le pietre del patio non erano solo calde, cuocevano. Il calore le saliva attraverso le suole dei sandali, una lenta, tortuosa ascensione che le ricordava come ogni cosa, persino la terra sotto i suoi piedi, fosse ora nemica. Davanti a lei, la sacerdotessa non era una donna. Era una violazione della forma umana. Il bianco di ossido che le copriva il volto non era un pigmento, era una negazione. Le profonde occhiaie di Cole non abbellivano, svuotavano. Quegli occhi sembravano 2 buchi neri che non guardavano Nefitari, ma attraverso di lei, verso un piano di esistenza dove lei era già solo materia prima, argilla da impastare per il volere di Amun. L'aria stessa era diversa, densa di un odore di polvere sacra, di oli rancidi e di un sottile, agghiacciante fetore di carne secca e ossa vecchie. L'alito del tempio, che era l'alito della tomba. «Tu sei Nefitari!» La voce della sacerdotessa non echeggiò semplicemente nel patio. Strisciò fuori dalla sua gola, una vibrazione gutturale che sembrava provenire dalle viscere della terra. «Bella compagna, un nome grazioso per un oggetto. Non lo porterai più». La lama di bronzo che emerse dalle sue mani non rifletteva la luce. La ingoiava, per poi restituirla come un bagliore malato, liquido e minaccioso. Nefitari sentì le proprie viscere contrarsi in un nodo di ghiaccio. Poi le mani dei servi. Non furono semplici prese. Fu un'annessione. Dita dure e callose, la cui rugosità era un linguaggio di violenza abituale. Le serrarono le braccia con una forza che non ammetteva replica. La sua pelle, sotto il lino sottile e miserabile che l'avevano costretta a indossare, registrò l'impronta di ogni ditale come un marchio a fuoco. Tentò un microscopico, disperato scatto, un ultimo sussulto dell'istinto di sopravvivenza. La risposta non fu una stretta più forte, fu una ristrutturazione della sua posizione. Le loro mani diventarono morse d'acciaio, riposizionando le sue articolazioni con una brutalità così efficace da toglierle il respiro. Capì, con un'illuminazione che le gelò il midollo. La sua forza non esisteva. Era un'illusione. Qui, lei era un vuoto, un'assenza di potere. La sacerdotessa si avvicinò. L'odore si fece opprimente. Un mix nauseabondo di incenso vecchio di secoli, di unguenti putrescenti e di quel tanfo inconfondibile che solo i luoghi sigillati per l'eternità possono custodire. L'odore della necropoli. Il primo taglio fu un tradimento intimo. «Questo ti allontana dal mondo degli uomini», dichiarò la voce, piatta come una lastra. Le forbici di bronzo si chiusero su una ciocca dei suoi capelli. Il suono fu un crin secco, il suono di un legame che si spezzava. I capelli caddero, e a Nefitari parve di vederli fluttuare in una caduta irreale, come se il tempo stesso si fosse distorto per prolungare l'attimo della sua mutilazione. Il secondo taglio. «Questo ti separa dalla tua famiglia». Altri capelli, una manciata questa volta. Il terzo. «Questo ti separa da te stessa». E qui il movimento cambiò. Non fu più un gesto simbolico. Divenne metodico, ossessivo. La sacerdotessa affondò le lame nella sua chioma e iniziò a tagliare, a strappare, a decapitare simbolicamente la ragazza che era stata. Ciocca dopo ciocca, la sua identità le pioveva addosso, una pioggia nera e disperata sulle pietre assetate. Sentì il peso morto dei suoi stessi capelli sulle spalle, sui piedi nudi. E poi non poté farne a meno. Una lacrima, singola, calda, umana, troppo umana, le rigò la polvere sulla guancia e cadde. Un piccolo scandalo sull'arido rituale. Fu allora che il vero insegnamento ebbe inizio. Il palmo della sacerdotessa le colpì il viso con uno schiocco che non fu solo suono, ma sensazione pura. Non fu il dolore acuto di uno schiaffo, fu un'onda d'urto sorda che le scosse la mandibola.
le fece rintronare i denti, le mandò un rombo nelle orecchie. Il mondo vacillò. Le serve della nostra luna non piangono, sibilò la donna, e il suo alito, una puzza di chiuso e di morte, le avvolse il volto come un sudario. Non sei più umana. Sei un'offerta, sei proprietà, sei uno strumento, e gli strumenti non possono permettersi il lusso delle lacrime. Non piangerai, non parlerai se non interpellata, non opporrai resistenza, non mostrerai debolezza. Sei di Amun. La tua carne è sua, il tuo respiro è suo, la tua volontà è un'eco fastidiosa che spegneremo. La lama riprese il suo lavoro, ma ora con una rabbia fredda, precisa. Tagliava, rasava, scortica. Poi un nuovo dolore, diverso, più tagliente. Un freddo morso sul cuoio capelluto, seguito da un calore improvviso che iniziò a scendere, lento e denso, lungo la sua nuca. Il metallo aveva trovato la pelle, l'aveva aperta. Il suo sangue, il sangue di Nefitari, stava scorrendo. La sacerdotessa non si fermò, non un istante. Continuò a tagliare attraverso il sangue, a radere il cranio ormai ferito, il bronzo che si appesantiva del suo liquido vitale. Il suono delle lame che si muovevano nei suoi capelli imbrattati di rosso era viscido, orrendo. Solo quando la sua testa non fu più che una palla umida, liscia e sanguinante, l'operazione cessò. Con un panno immacolato, la sacerdotessa pulì la lama con gesti lenti, rituali, cancellando il sangue di Nefitari come si cancella una macchia di fango. Gettò il panno sporco ai suoi piedi. «Sei accettabile», sentenziò, i suoi occhi vuoti che ispezionavano il cranio deforme e sanguinante con la dispassionata valutazione di un macellaio. «La forma del cranio è buona, la pelle è liscia, non ci sono imperfezioni, andrà bene, gli dei saranno contenti». Quella notte, nelle camere interne, il mondo di Nefitari si restrinse alle dimensioni di una cella di pietra. L'aria era ferma, pesante del respiro collettivo di tutte le donne che l'avevano preceduta. Un'atmosfera satura di paura e rassegnazione. Il suo corpo, lavato da mani anonime e intrusive, era stato unto con oli profumati che le sembravano veleno. Era distesa su un giaciglio duro, le membra disposte secondo una geometria imposta, ogni muscolo teso in un'obbedienza forzata che era già una forma di tortura. Quando la porta si aprì, senza rumore, e la sagoma di un sacerdote si stagliò contro la fioca luce del corridoio, Nefitari non seppe distinguere la realtà dall'incubo. L'uomo non parlò. I suoi passi furono un fruscio sulla pietra. Le sue mani, quando la toccarono, erano sorprendentemente fredde, nonostante il calore opprimente della stanza. Non fu una carezza, non fu un assalto, fu un'ispezione. Le sue dita, lunghe e sottili, percorsero le sue costole, ne contarono le ossa, scivolarono lungo i fianchi, ne misurarono la curva. Si posarono sul suo ventre piatto di bambina, premendo lievemente, come per valutarne il potenziale. Ogni tocco era un atto di catalogazione, un'affermazione di proprietà. Nefitari fissò una crepa sul soffitto, un minuscolo, tortuoso sentiero nero nella pietra. La sua mente iniziò a staccarsi, a dissociarsi. Contò i granelli di polvere che intravedeva, sentì le dita dell'uomo scendere più in basso, esplorare con distaccata curiosità le pieghe più intime del suo corpo. Un brivido di orrore assoluto la percorse, ma non si mosse. La parte di lei che era Nefitari, la bambina di 9 anni, si sollevò dal corpo violato e rimase lì, sospesa nel buio, a guardare dall'alto quella piccola, bianca figura supina, mentre mani estranee ne compivano il primo, sistematico saccheggio. L'uomo a un certo punto mormorò qualcosa, forse una preghiera, forse un'istruzione. Le sue parole furono solo un ronzio insignificante, il suono di uno strumento malfunzionante. Poi se ne andò come era venuto, lasciandola sola con la nuova, terribile consapevolezza. Il suo corpo non era più un rifugio, era la prima cella di una prigione che non aveva confini. Nei mesi che seguirono, la demolizione di Nefitari fu un'opera di ingegneria psicologica di spaventosa precisione.
Le sue giornate divennero un labirinto di rituali ossessivi, dove ogni gesto, l'angolo di un inchino, l'altezza di una libagione, la modulazione di un canto, era predeterminato e la deviazione, anche minima, era un crimine. Imparò che un pensiero personale era un'eresia, un'emozione spontanea un tradimento. La punizione per aver sussurrato una preghiera con una cadenza leggermente errata non fu una sgridata. Fu il confinamento in una nicchia di pietra, una fessura nell'architettura del tempio così stretta da costringerla a stare in piedi, al buio totale, per 3 giorni. L'unico suono era il gocciolare dell'acqua da una fessura e il proprio respiro che, col passare delle ore, diventava il rantolo ansimante di un animale braccato. In quel buio, privata di spazio, di tempo, di sensi, imparò che la sua volontà non era solo inutile, era il nemico da estirpare, la radice velenosa di ogni sua sofferenza. Poi arrivò la convocazione ufficiale nelle stanze del seme. Non era più il visitatore notturno e anonimo, ma un sacerdote di alto rango, il cui volto era una maschera di autorità divina intarsiata d'oro. L'incontro fu ammantato in un linguaggio sontuoso e malato. Era stata scelta, benedetta, il suo grembo vergine sarebbe diventato un tempio nel tempio, un vaso sacro per il seme di Ammun. Le parole erano seta intrisa di cicuta, progettate per trasformare una violenza in un privilegio. La stanza era piena di fumi d'incenso, ma l'odore di base era sempre quello, di pietra umida e potere. Quando le sue mani la toccarono, non c'era più la curiosità clinica della prima notte, c'era la certezza del diritto. Il suo corpo fu disposto su un basso altare di basalto, secondo un protocollo preciso, come un oggetto rituale da utilizzare. Le sue membra furono posizionate, la testa reclinata all'indietro, gli occhi costretti a guardare il soffitto affrescato con le gesta del dio. Il dolore, quando l'uomo si unì a lei, non fu quello improvviso e caotico di uno stupro. Fu una penetrazione lenta, metodica, rituale, resa infinitamente più atroce dalla litania sacrale che l'accompagnava, dalle preghiere che trasformavano uno strazio in un atto di devozione. Era la profanazione più completa, non solo del suo corpo di bambina, ma della sua stessa capacità di concepire il sacro come qualcosa di separato da questa violenza sistematica, burocratica e glaciale. La gravidanza che ne seguì non fu un miracolo, fu l'adempimento di un contratto. Il suo corpo si trasformò non in un grembo materno, ma in una risorsa monitorata, misurata, controllata. I sacerdoti medici visitavano ogni giorno, tastavano il suo ventre, discutevano del suo progredire come di un raccolto. Il parto fu un evento amministrativo, pubblico, distesa su uno stesso altare di basalto, circondata da volti impassibili, spinta a urlare non dal dolore, ma dall'ordine di farlo, come parte della cerimonia. Quando la piccola, scura creatura le fu strappata dal petto, il dolore fisico, lancinante, fu un fuoco purificatore rispetto al vuoto glaciale, all'assenza che le si aprì dentro. Le fu concesso di vedere la bambina solo per un istante, un fascio di vita che portava già negli occhi socchiusi l'ombra del sistema che l'aveva generata, prima che una sacerdotessa la portasse via, per sempre. Il suo petto, gonfio di latte non richiesto, divenne l'unico, amaro promemoria di una maternità negata, un dolore fisico che era una benedizione rispetto al silenzio che aveva invaso la sua anima. Nefitari non rivide mai sua figlia. Visse, se così si poteva chiamare, per altri 57 anni all'interno del tempio. Divenne un fantasma efficiente, un'ombra che si muoveva con grazia innaturale attraverso corridoi che non conducevano da nessuna parte, recitando preghiere a un Dio la cui unica risposta era il silenzio. Il suo corpo invecchiò, il suo valore venale svanì e con esso l'attenzione dei sacerdoti. Trovò nell'invisibilità della vecchiaia una pace che somigliava alla morte. Quando il suo cuore cessò di battere, in una cella buia e senza nome, non ci fu nessuno a piangerla. Il suo corpo fu rimosso con la stessa efficienza con cui si smaltisce un rifiuto.
Era entrata nel sistema come una persona ed era stata in ogni senso consumata. La macchina l'aveva digerita e alla fine non restava nemmeno l'osso.